Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera venerdì 20 ottobre del 2023. Buongiorno da me e da Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Allora Bea, siamo arrivati alla fine della sosta, fortunatamente ce la siamo messa alle spalle, esatto, possiamo festeggiare in allegria. È venerdì, domani tornano in campo le prime squadre per il turno di Serie A, il Milan aspetta la Juve domenica sera. Ci giochiamo subito la novità principale e d'altronde lo sappiamo tutti, si è fatto male Marco Sportiello per un problema al polpaccio sinistro. Gioca Mirante e diciamo così, incrociamo le dita, fiducia in Mirante perché tanto d'altronde non possiamo fare diversamente eh, e via. Sì, guarda, ieri è stato un po' un fulmine a ciel sereno questa comunicazione da parte del Milan, proprio in settimana, no, comunque si era detto più volte che, la differenza con l'anno scorso era proprio avere un altro tipo di stato d'animo, più tranquillo quando mancava Maignan, perché appunto con Sportiello il Milan si è trovato bene quando, l'abbiamo visto in campo, comunque ha fatto il suo, l'ha fatto bene. È chiaro che Mike è un'altra cosa, però c'era un altro tipo di tranquillità. Purtroppo è accaduto questo, fortunatamente però, come dicevo anche ieri, è solamente Milan-Juve, che voi direte: però è Milan-Juve", sì, però è solamente una partita, quindi incrociamo le dita e speriamo, ecco, speriamo che venga preso in causa il meno possibile a questo punto Mirante. Sì, dovranno essere bravi sicuramente i compagni, dovrà essere bravo il Milan in generale. Sono andato un po' a recuperare l'ultima partita giocata da Antonio Mirante, ufficiale, è una partita di Europa League, tra l'altro di alto alto livello, perché è la semifinale di ritorno del 6 maggio del 2021, quindi col Manchester United, una partita molto importante, dopodiché non, non c'è più stato un minuto ufficiale, questo infatti è, cioè o meglio, c'è stato, ma in realtà è una sorta di commiato, di saluto alla fine della scorsa stagione. Le ultime partite ufficiali sono con la Roma nella stagione 2021, quando poi è andato a parametro zero, è rimasto svincolato in estate, si è allenato un po' col Sorrento per i primi mesi della stagione, poi complici problemi di Mike Maignan, non quelli muscolari, ma quelli legati al pestone di Suarez, al polso, portarono il Milan a prendere il giocatore a parametro zero, e quindi, anzi, da svincolato, per provare ad avere un altro portiere. Nessun minuto da quel momento in poi torna in porta dopo qualche amichevole estiva, qualche amichevole invernale e torna in porta a distanza di ormai 3 anni quasi. Incrociamo le dita. Sì, esatto, incrociamo le dita come ho detto prima, speriamo di insomma, di tirarlo in causa il meno possibile, anche perché significherebbe che il Milan fa la sua partita, domina il campo e quindi, voglio dire, speriamo bene dai. Queste sono invece le altre novità, ovvero non c'è Hernandez che è squalificato, non c'è Maignan anche, e qui lo sapevamo, c'è Florenzi a sinistra, c'è una scelta importante, quella di Yassin Adli in mezzo al campo. È forse la prima vera grande partita di Yassin Adli, aveva giocato, se è vero, con la Lazio, che è una signora squadra, ma è il primo big match dove ci sono veramente tutti i riflettori accesi sulla partita. È questo, per la prima volta titolare in una partita del genere Yassin, che ieri abbiamo visto cantare uno dei cori della curva, il magico Yassin. Eh beh, lo sapevamo, o meglio, l'ha fatto vedere anche più volte, anche altre volte l'anno scorso, il suo cuore rossonero, però devo dire che con quel video, se avevamo qualche dubbio, ce lo siamo tolti. Sì, assolutamente sì, ha dimostrato anche una grandissima intonazione, visto che Ah sì, comunque, d'altronde ha studiato per anni, non per cantare, però ha studiato un pianoforte e violino e ovviamente avrà fatto anche qualcosina
per accompagnarsi. Mirante in porta, Florenzi, Tomori, Ciao e Calabria, con Adli davanti alla difesa, Reinders a sinistra e Musa a destra, più Musa, come direbbe Henry, Leao a sinistra e Pulisic a destra e Olivier Giroud davanti. Questi sono gli 11, quindi le novità sostanziali sono parte Mirante in porta, Florenzi a sinistra per necessità, Adli confermato davanti alla difesa, Musa più di Loftus-Cheek, al quale forse verrà dato qualche minuto in più per rientrare in forma durante la partita e poi avere a disposizione a Parigi. Davanti i soliti tre. Doveva esserci con ogni probabilità Ciukwueze, che era molto prima a Milano rispetto a Pulisic, e invece infortunio in nazionale, infortunio in quel della Nigeria, e anche lui out per le prossime partite fino alla prossima sosta. Sì, ecco, doveva esserci Ciukwueze. Chiaro che, Ciukwueze non solo tornava prima, ma poi abbiamo anche una partita molto importante mercoledì a Parigi, quindi è chiaro che magari avrebbe dato qualche minuto di riposo a Pulisic, però Pulisic, mai come in questa sosta credo si trovi a dover fare gli straordinari, perché ieri abbiamo visto qualche alternativa, però io credo che alla fine, considerando anche che ci sono tanti big match in questo ciclo di gare, giocherà tanto, giocherà tanto Christian Pulisic. Mi aspettavo anche Musa, nel senso che, ehm, proprio dovuto a questo e dovuto anche al fatto che Loftus rientra da un piccolo problema fisico che ha avuto, però devo dire che il buon Yunus non ha fatto rimpiangere chi ha sostituito quando l'abbiamo visto, quindi sono abbastanza tranquilla. Velocissimamente sulla Juve, Szczesny in porta, Gatti, Bremer e Rogani in difesa, con McKennie a destra e Kostic a sinistra. Diciamo, mettiamo un asterisco su McKennie, adesso vi dico il perché. Raviolo, Locatelli e Miretti, i tre di centrocampo, insieme a Milik e Vlahovic. Là davanti, l'asterisco di McKennie è presto spiegato. Miretti in teoria dovrebbe essere quello più in dubbio, e quindi se McKennie scala al posto di Miretti, lì largo a destra ci sarà UEA, che è figlio d'arte, lo sappiamo, un grande ex, mi viene da dire, anche se non ha mai indossato la maglia del Milan, però è come, quasi come se lo fosse. È il È nome il che è nome. ex. Sì, sì, 20:45 assolutamente. di domenica, Mariani e Ratti saranno arbitro e VAR. Vi ricordo che domani mattina alle 7 non c'è il match preview che esce domenica, ma ci saranno le 10 cose di, e quindi le recuperiamo direttamente sabato mattina. Sì. Avete tutto il sabato per scoprire aneddoti, curiosità e Sì, quant'altro dei nostri eroi. dato che abbiamo dovuto aspettare, anzi dovevamo aspettare ancora un giorno in più degli altri per vedere scendere in campo il Milan, vi regaliamo sabato questa kick, e poi ovviamente domenica ci sarà il classico match preview a cui ormai vi state abituando. Due questioni finali prima di salutarvi. La prima, gira e rigira, torniamo sempre lì. Tonali smentisce Fagioli, l'ex milanista nega di aver coinvolto altri il 23 vertice legali FIGC, quindi per la questione legata al suo patteggiamento. Gli avvocati prestano da Chine per definire il patteggiamento, si punta a un anno di stop che può arrivare prima della Champions. Oggi è il 20, il 23 è lunedì, no, venerdì l'1, 21, 22, 23, sì, è lunedì, e quindi prima che parta la 2 giorni di Champions, il Newcastle gioca come noi il mercoledì, ci sarebbe questo incontro per definire la squalifica, se va verso l'anno abbondante anche. Sì. Vabbè, qui non dobbiamo dire nient'altro, direi Bea. Chiudiamo anche con lo stadio. Ha parlato ieri sera il sindaco di San Donato, nuovo stadio, Cardinale corre, noi più calmi. Leggendo un po' anche le parole del sindaco, che onestamente non ha detto nulla, proprio niente, semplicemente ha fatto quello che deve fare un sindaco, cioè essere sì ottimista sulla vicenda, ma non è che si può sbilanciare
No, esatto. calpestando i diritti anche magari di una minoranza dei propri cittadini e quindi andando dritto per dritto senza ascoltare quelli che Sì, sono non credo magari che anche perché, voglio dire, un sindaco non credo che abbia come priorità assoluta lo stadio. no, Deve far capire che, si sta occupando anche di altro, quindi mi sembrano parole esattamente. abbastanza consone. Esattamente. È rimasto ovviamente ottimista sulla vicenda, ma ha detto: "Se c'è qualcuno di contrario ovviamente lo ascolteremo, ne parleremo, discuteremo e poi valuteremo, le varie mosse da fare", però mi sembra anche giusto così, insomma. Diciamo così, se da un lato per anni siamo stati con un'amministrazione che sì ascoltava, parlava, valutava e lavorava sullo stadio, ma aveva una grossa consistenza anche di no in pancia e quindi non se n'è fatto niente. Qui la grossa consistenza è di sì e poi ovviamente si deve ascoltare anche quelli che sono i pareri contrari. Bea, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan, lancio delle 13 e in pomeriggio alle 16 c'è Carlo Pelegatti per Pelle Rossonera. Quindi grazie. A dopo. Ciao.